Salve a tutti, bentrovati nel canale. Per chi non mi conosce, io sono Ciro Cerullo. Dalle immagini che vi sto mostrando avrete intuito sicuramente che questa volta vi parlerò di come ho costruito questo presepe molto semplice. Quindi se potete sedetevi e godetevi il mio video. Sono certo che molti di voi non stanno attraversando un buon momento a causa di questo Covid-19. Dovete sapere però che presto questa pandemia finirà e tutto ritornerà come prima. In questi casi a Napoli si dice "a da passà a nuotata", che tradotto in italiano vuol dire presto finirà. Quindi stringiamo i denti ragazzi e tiriamo avanti che ne usciremo tutti. Ok ragazzi, iniziamo. Voglio subito dirvi che questo presepe sarà un po' diverso dagli altri che normalmente troverete in giro. È diverso non tanto per l'aspetto esterno, ma differisce dagli altri perché per realizzarlo userò prodotti poco comuni in questo campo. Molti di voi già sanno che ho un po' di esperienza in vari mestieri, per cui nel creare questo presepe ho messo in pratica alcune mie conoscenze che ho sui materiali che si usano normalmente nel campo edile e che userò appunto in questo video. Quindi il mio scopo non è solo quello di mettervi in condizione di replicare il mio progetto, mostrandovi ovviamente come fare. Il mio scopo è anche quello di farvi risparmiare tanti bei soldini, perché i materiali che vi suggerirò durante l'intera procedura provengono dal campo edile, come già vi ho detto, e quindi sono davvero molto economici e soprattutto sono molto reperibili ovunque. La base del nostro presepe è stata realizzata, ora su di essa vado a incollare le scatole di cartone che serviranno per realizzare le montagne. Purtroppo gli argomenti trattati in questo video sono tanti, quindi ho preferito dividere il lavoro che vi sto mostrando in 5 tutorial differenti che troverete alla fine di questo video oppure che troverete direttamente nel mio canale. In questi tutorial vi spiegherò dettagliatamente come ho realizzato il fiume, il ponte, la montagna, la casetta e il mulino all'acqua che vedrete in questo video. Ho evitato di trattare tutti questi argomenti in un solo tutorial, altrimenti il video sarebbe venuto davvero molto lungo, sarebbe durato almeno 5 ore. Capirete quindi che non tutti l'avrebbero visto fino alla fine. Quindi per essere chiaro, questo video non è altro che una panoramica di tutto quello che vedrete spiegato dettagliatamente nei singoli tutorial che troverete, come già vi ho detto, alla fine del video oppure direttamente nel canale. In verità vi invito fortemente di guardarlo fino alla fine questo video, così vedrete se vi piacciono le cose che ho fatto su questo presepe e quindi se è il caso poi di andare a guardare i singoli tutorial che vi ho suggerito. Ora sto creando un mulino all'acqua motorizzato, molto semplice da fare ma anche molto carino da vedere. Con questo particolare polistirolo ora costruirò la ruota del mulino. Per assemblare i pezzi della ruota vi consiglio di bloccare il primo cerchio con della carta gommata, ecco, in questo modo. E poi andiamo a incollare tutti gli altri.
Per mettere in movimento questa ruota userò questo motore elettrico creato apposta per lo scopo. Infatti guardate come gira bene. Anche il tutorial di questo mulino lo troverete alla fine del video oppure direttamente nel mio canale. Nel tutorial vi spiegherò tutto passo passo e vi dirò anche i prezzi dei vari componenti. Noterete che la roccia la sto creando con del semplice cartone stropicciato, cioè ammacco il cartone con le mie mani prima di incollarlo sulle scatole. Il silicone a caldo è ottimo per lo scopo. Adesso creo un muro molto antico e anche molto mal ridotto. Questo invece è un muro sul quale sto disegnando dei grossi mattoni in tufo. Per incidere i mattoni userò sempre questo saldatore per lo stagno. Nei vari tutorial che vi ho suggerito di guardare troverete anche la tecnica di come usare questo attrezzo. Ok, il muro è completato, guardate che meraviglia! Questa invece è una casetta di montagna, anche su questa troverete il tutorial molto dettagliato nel quale vi sarà detto tutto. La casetta sembra abbastanza carina, però lo sarà ancora di più quando mia moglie la pitturerà. Infatti sarà proprio lei a curare la pitturazione del presepe, perché siccome soffro di daltonismo non riesco a distinguere bene i colori. Bene, adesso installo la pompa, eccola qua, che manderà l'acqua direttamente sulla collina. Ora faccio un po' di spazio per inserire il tubo della pompa, eccolo qua. Applico un po' di questo prodotto nero per proteggere il cartone dall'acqua.
Continuo nel creare altra roccia applicando il cartone stropicciato. In questo punto adesso creo una piccola grotta. Nel presepe non deve mai mancare il forno per fare il pane, quindi ora lo costruisco. Anche di questo troverete il tutorial molto dettagliato alla fine del video oppure direttamente nel mio canale. Questo invece è l'ingresso di un vecchio palazzo. Ora ci costruisco anche le due porte. E guardate che belle! Anche la fontanina è una cosa carina da costruire sul vostro presepe, io vi consiglio di farla. Di questa troverete ovviamente il tutorial alla fine del video oppure direttamente nel canale. Sul portone che abbiamo creato prima non poteva mancare un balcone. Ecco, ora faccio il foro nel cartone e poi vado a costruirlo. Sistemo la casetta del contadino . Ora costruisco un ponte abbastanza carino. Faccio prima la dima con il cartone e poi vado a tagliare i pezzi. Completo gli argini del fiume, metterò altra roccia e farò anche un muro, eccolo qua, un muro di contenimento. Dovete sapere che costruire un fiume su un presepe non è che sia una cosa così facile da fare, perché abbiamo a che fare con tanta acqua che scorre. Per non sbagliare vi consiglio di andare a guardare anche quest'altro tutorial. Guardate quanto è carina questa recinzione in legno. Questo adesivo imbarato, eccolo qua, servirà per consolidare sia il polistirene che il cartone che abbiamo incollato sopra.
Nel tutorial in cui vi mostrerò come creare la montagna, vi spiegherò dettagliatamente come diluire e usare questo prodotto. Come già vi ho detto più volte, il video lo troverete alla fine oppure direttamente nel canale. Chiedo scusa se ripeto sempre la stessa cosa. Bene, ora procedo a impermeabilizzare il letto del fiume. Ora metto un po' d'acqua dentro questo contenitore e ci aggiungo l'adesivo che ho utilizzato prima, eccolo qua. Lo sciolgo e ci aggiungo un po' di malta granulosa. Faccio questo per rendere la superficie della montagna leggermente più ruvida. Ecco, ora vado ad applicare il composto. Mi raccomando, andate a vedere questo tutorial sulla montagna perché ci sono tanti consigli utili che vorrei darvi. Finalmente possiamo iniziare la colorazione, quindi andremo a dare un fondo di pittura bianca sul letto del fiume. Poiché sono daltonico, come già vi ho detto, cioè che non riesco a distinguere bene alcuni colori, allora di questa pitturazione ora si occuperà mia moglie. Infatti guardate, la sua mano è diversa dalla mia. Anche di questa colorazione vi sarà detto tutto, come scegliere i colori, quali usarli e come miscelarli. Il marrone scuro, come avete visto, è stato applicato. Ora andremo ad applicare anche un po' di marrone chiaro per cercare di schiarire un po' le rocce. Per chi volesse replicare quello che sto facendo nel video, in descrizione troverà l'elenco di tutti i materiali usati. Dovrà solo cliccare sui link per acquistarli. Tutti i colori che useremo sono acrilici, come questo rosso che metteremo sui mattoni.
applichiamo un po' di questa malta bianca per invecchiare le pietre. Rimuoviamo le porte per poterle pitturare più comodamente. Una volta pitturato le due porte con questo marrone scuro, ci passeremo un po' di bianco in questo modo per far invecchiare un po' il legno. Guardate quanto è carino questo forno. Come avete visto è molto semplice realizzarlo. Anche sulla casetta rimuovo la porta e le ante della finestra per poterle pitturare in modo più agevolmente. In descrizione del video troverete anche il link dove acquistare questi colori acrilici che stiamo usando.
Sulla finestra della casetta non poteva mancare una tenda, quindi ora subito la mettiamo. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, ribadisco che alla fine di questo video oppure direttamente nel mio canale troverà i tutorial di tutti gli argomenti trattati. Per chi volesse replicare quello che sto facendo nel video, in descrizione troverà l'elenco di tutti i materiali usati. Dovrà solo cliccare sui link per acquistarli. Ecco ragazzi, questa signora è mia moglie, si chiama Teresa, si sta occupando lei della colorazione perché, come già vi ho detto, ho un piccolo problema agli occhi che non mi permette di farlo. Per farla breve, sono daltonico, non riesco a distinguere i vari colori. Di solito lei non collabora con me nel creare video,
Però questa volta è stata gentile nell'aiutarmi perché non sarei stato in grado di colorare senza il suo aiuto. Comunque per colorare l'acqua del fiume Teresa ha usato un verde acqua e poi ha fatto delle sfumature azzurre all'interno. Per simulare poi la schiuma che si crea sull'acqua quando il fiume scorre ha usato un po' di bianco, ecco, in questo modo. Guardate che bello, pitturato il letto del fiume in questo modo sembra proprio un fiume in piena. Ragazzi, vi presento il mio gatto, eccolo qua. Si chiama Chewy e si sbaffa tanti croccantini e tanti pranzetti sfiziosi a quantità industriale. Dovete sapere che è un grandissimo parassita perché come mestiere fa l'arte di Michelasso, ossia mangia, beve e va a spasso. Comunque adesso installeremo anche la capanna dove metteremo il Gesù Bambino, la Madonna e Giuseppe. Poiché a quel tempo nelle case non c'era l'illuminazione elettrica, ma usavano lampade ad olio oppure usavano le candele, allora per simulare questo tipo di illuminazione abbiamo preferito utilizzare dei LED che emettono una luce con un certo tremolio, che hanno insomma un po' di sfafallio. Non so se sono stato chiaro, ma comunque la luce emessa da questi LED non è fissa, ma lampeggia in modo impercettibile, tale da simulare l'effetto di una lampada d'olio accesa. Ok, il lavoro è quasi giunto al termine, ora non ci resta che procedere in modo veloce aggiungendo tutti gli elementi necessari e indispensabili per completare il progetto. Spero tanto che questo progetto sia di vostro gradimento, in tal caso mettete un mi piace al video e se potete condividetelo sui vari social. Per chi vuole cimentarsi a fare questo semplice lavoretto che vi sto mostrando, consiglio di curare molto i dettagli perché sono proprio questi che fanno la differenza.
L'allestimento del presepe è il momento più bello perché abbiamo la possibilità di arricchirlo e abbellirlo a nostro piacere. Molti oggetti che Teresa sta mettendo li abbiamo creati noi, come le fascine per il forno, come ad esempio questi cocomeri, eccoli qua, e come ad esempio questo carrettino. A dire la verità ci siamo divertiti tanto. Se ci fate caso, man mano che aggiungiamo elementi, il presepe prende sempre più vita. Ok ragazzi, ora riempiamo il serbatoio dell'acqua dove c'è la pompa del fiume. E poi riempiamo il serbatoio dove c'è la pompa dell'acqua della fontana. Bene, finalmente siamo arrivati al termine. Ora vi mostriamo in dettaglio ciò che abbiamo costruito. Dovete sapere che per noi è stata una piccola impresa concludere questo progetto perché non siamo esperti del settore. Nonostante tutto, abbiamo cercato di dare il massimo per produrre qualcosa di accettabile. Ok, diamo pure corrente e vedrete che l'acqua incomincerà a scorrere. Allora signori, cosa ne pensate di questo piccolo progetto? Come avete visto, non è per nulla difficile da realizzare. In verità penso proprio che sia di una semplicità unica. Per chi crede di non essere all'altezza di costruirlo, perché magari è alle prime armi con il fai da te, beh allora questa persona deve sapere che per nessuno di noi è stato facile iniziare con questa passione. L'importante secondo me è credere in noi stessi quando vogliamo fare qualcosa. Dovete sapere che se vogliamo raggiungere un obiettivo dobbiamo metterci l'anima per farlo.
Magari il risultato di quello che faremo potrebbe essere modesto agli occhi di qualcuno, come ad esempio questo progetto che vi ho mostrato. Per noi invece risulterà la cosa più bella del mondo perché l'abbiamo realizzata con le nostre mani. Ok ragazzi, è finita, siamo giunti veramente al termine. Che dire? Vi auguro un buon Natale 2020. Mi raccomando ragazzi, guardatevi intorno e vedete se c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Aiutatelo per piacere. Dovete sapere che a volte basta anche una semplice parola di conforto per scaldare il cuore di una persona in difficoltà. Chiedo scusa se mi sono permesso di dirvi questo. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito quello che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare mettendo un mi piace a questo video e iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!